bicicletta è da sempre sinonimo di libertà e quella elettrica esalta questa caratteristica. L'e-bike offre possibilità praticamente infinite di viaggiare anche a chi ha qualche chilo o qualche anno in più, ai non atleti, che possono raggiungere mete un po' più lontane o ad altitudini che regalano panorami inimmaginabili. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Quello che più amo della bicicletta elettrica è la sua versatilità. Posso scegliere itinerari cicloturistici, culturali oppure qualcosa di più sportivo e impegnativo. Se ti piace la natura, se ti piacciono gli spazi aperti e allo stesso tempo mantenerti in forma, ecco che con l'e-bike sei a cavallo. Ma perché si dice sei a cavallo? Si dice sei a cavallo perché già nel Medioevo chi possedeva un cavallo era una persona molto fortunata e un po' più libera. Aveva la possibilità di spostarsi, di muoversi, poteva lavorare la terra, aveva quindi da vivere. Credo che la sensazione di libertà che dà la bicicletta, l'e-bike, non deve poi essere così diversa dall'andare a cavallo, anche se io non ci sono mai salito. Essere un po' alti da terra, avere un notevole aiuto nell'avanzare, il bisogno di creare un feeling per trovare una giusta andatura e in cambio di un ridottissimo consumo di energia per l'e-bike o un po' d'erba per il cavallo si possono vivere grandissime emozioni. La mia e-bike, come spesso dico, sta diventando un modo per conoscere nuovi posti e soprattutto chi li abita. Per questo ho chiesto ad un amico, Mirko, che conosce bene il versante dei Colli Euganei tra Val San Zibio ed Arqua Petrarca, di mandarmi la posizione GPS dell'Oasi di Mauro, dove il concetto di natura e il binomio appunto uomo-cavallo è ben presente. Ciao Mauro! Ciao Ivan, finalmente tutto sei bene? riuscito ad arrivare. Sì, dai, in fondo non è così difficile trovarti. Sei riuscito ad arrivare in questa piccola oasi. A proposito di oasi, Mauro, spiegaci innanzitutto dove siamo qui. Siamo a Val San Zibio. Val San Zibio è un piccolo paese, una frazione all'interno del Parco dei Colli Euganei. Un piccolo paese che ha due piccole valli e attorniato dai colli che tu conosci bene e che qua possiamo vedere il Ventolone che fa da divisione tra il territorio di Arqua Petrarca e quello di Val San Zibio. E te qua nel tempo ti sei costruito, come dicevamo, un'oasi all'insegna della sostenibilità. All'insegna della sostenibilità, giustamente. Io sono nato in questo territorio, ho acquistato questo posto, ma abitavo poco distante da qua, circa una trentina d'anni fa, sono ritornato alla natura. Quindi Mauro, hai cercato di riprendere questo contatto con la natura e cercarlo di offrirlo e farlo conoscere soprattutto ai più giovani, no? Certo, perché è importante anche investire sui bambini, insomma, che sono il nostro futuro. E quindi con le scuole hai dei progetti, mi dicevi? Con le scuole sto collaborando con un'altra associazione e stiamo in qualche maniera facendo conoscere il nostro ambiente naturale, li faccio anche avvicinare a conoscere il cavallo, che è uno degli animali che ricorrono nei nostri sogni. Non ho molti cavalli, come vedi ho 2 cavalli, quindi la possibilità di portare in giro una persona, però è quell'aspetto, diciamo, anche individuale, personale, che ti fa entrare in contatto. Quando sei in gruppo, il gruppo ti preme sempre per avere l'interesse sul gruppo. Quando sei da solo in mezzo a un ambiente naturale hai più possibilità di essere in contatto con te stesso. Ivan, quasi quasi, perché non andiamo a farci un giretto assieme a cavallo? A cavallo? Così provi anche tu. Perché io, sai, di kilowatt me ne intendo, però di cavalli... Ma comunque andiamo.
La staffa va tenuta sulla punta, la parte più larga del piede, e il tacco va tenuto verso il basso. Tacco verso il basso. Ok. Devi girare a destra, tiri la destra e molli la sinistra. Devi girare a sinistra, tiri un po' sulla sinistra e molli la destra. Devi fermare il cavallo, tiri tutti e due insieme, tirala indietro. Invece preferisco la monta un po' più libera, sia per me sia per l'animale. Come ti senti? Mi sento a cavallo. Benissimo, a cavallo. Qua sento le mie radici. Ecco, e hai fatto diciamo di questa scelta di vita anche diciamo la tua professione, il tuo lavoro, Sì, diciamo. io mi dedico alla terra, all'ambiente, alla natura, agli animali. Io che ricordo mio nonno che con l'asina partiva da qua e andava in Prato della Valle a Padova, andava alle valli di Chioggia, per cui ho avuto un'infanzia con questi ricordi. Ho voluto che ritornasse nella mia vita questo contatto con la natura, con gli animali. Ho degli ulivi, qua siamo in un territorio che è dedicato insomma, diciamo, quasi esclusivamente a vite e ulivo, per cui mantengo in vita un vigneto vecchio, antico, con metodi naturali, un uliveto per cui produco un po' di olio, produco un po' di vino, dopodiché questo ambiente è ricchissimo dal punto di vista della flora spontanea, per cui con il sambuco, che è un albero che cresce spontaneamente dappertutto ma che non conosciamo le virtù, le proprietà eccetera, io faccio dello sciroppo di sambuco. Quando ho l'uva faccio del succo d'uva, non cotto ma pastorizzato, quindi che mantiene attivi i batteri che sono utili al nostro organismo, marmellate. Mentre Mauro mi racconta delle attenzioni che bisogna avere nella cura del cavallo, trovo altre analogie con la bici elettrica. Nel cavallo è fondamentale tenere controllata l'alimentazione, i denti, le zampe, gli zoccoli. E così è per la manutenzione delle nostre biciclette, soprattutto nella dentatura della corona, del pacco pignoni, delle sospensioni e le gomme. Il cavallo moderno, che fino a pochi anni fa per me era senz'altro la moto, ora sta evolvendo in bici elettrica, che non necessita più di intrugli chimici e inquinanti derivanti dal petrolio. Si muove in silenzio, in simbiosi col nostro respiro. Mauro, mi dicevi che una delle cose più belle è ascoltare la natura, ma anche i silenzi. Certo, questo è un ambiente dove dovremmo essere quasi in rispettoso silenzio, perché troppo spesso siamo assordati da rumori, frastuoni. Andare a cavallo in mezzo al bosco, senti il passo del cavallo e quindi il ritmo della vita. Ti guardi un albero con le foglie che stanno spuntando, senti gli uccelli. È entrare in sintonia con un ambiente, non volere sempre per forza di cose prevaricare, anche con la voce, con le parole, con altri rumori. Bene, grazie Mauro per questa bella esperienza con Paco e Nuvola. Io ringrazio te per avermi accompagnato in questa passeggiata, questa breve passeggiata all'interno del Parco dei Colli, e spero che sia stata un'emozione nuova anche per te. Guarda, è una cosa veramente meravigliosa, anche noi con le e-bike, con le biciclette siamo abituati, ci piacciono i silenzi, sentire appunto la natura. Rispetto a un e-bike qua bisogna dire che c'è quell'emozione in più di essere, diciamo, un tutt'uno con un animale, con un compagno di viaggio. Veramente ti ringrazio per questa grandissima esperienza. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.